Salve amici e ben ritrovati in questa nuovissima ricetta. Oggi andiamo a vedere la preparazione di un burrito. Quante volte in vacanza all'estero avete provato il burrito di Taco Bell? Beh, se siete qui a guardare questa ricetta sta a significare uno che vi è piaciuto molto e due state cercando di replicarlo perché in Italia non si trova. Ora vi risolvo il caso e vi porto la ricetta originale del vostro desiderato burrito direttamente dal Messico. Chiariamo subito una cosa, il burrito nasce come piatto povero, quindi è composto da un insieme di pietanze avanzate arrotolate in una piadina che loro la chiamano tortiglia ed è un modo per trasportare comodamente il pranzo. Quindi per comporre il nostro burrito dobbiamo preparare gli ingredienti separatamente e poi uniti tutti insieme. Per velocizzare qualcosa potete anche comprarla, ma io vi spiego ugualmente come farli in casa. A voi la scelta. Noi di Poi Boy lo abbiamo prima preparato a casa per capirne la difficoltà e i metodi, ma non è stato proprio semplice. Abbiamo dovuto consultare molti video e ricette per comprenderne le preparazioni e alla lunga ci siamo riusciti. Per facilitarci il compito abbiamo tagliato alcune parti dei migliori video che ci hanno dato ispirazione e li abbiamo uniti per voi, così da farvi comprendere al meglio tutti i passaggi. I loro link del video originali li troverete in descrizione. Il procedimento non è proprio breve, ma vi posso garantire che il risultato finale compenserà alla grande la vostra fatica. In descrizione o cliccando qui in alto vi metto il link di un video che spiega la storia del burrito messicano senza che sto qui a spiegarvela e perché ci sono così tanti ingredienti. Partiamo subito con gli ingredienti che hanno bisogno di riposo. Numero 1, la panna acida o come la chiamano gli inglesi la sour cream. Per questo video si ringrazia il canale YouTube speziata.it che ci ha fornito la ricetta e le immagini. Per ottenere la panna acida è semplicissimo, compratela già pronta al supermercato. Non si trova? Allora prepariamola insieme. Procuratevi panna da cucina da montare non zuccherata e yogurt bianco senza zucchero. In alternativa potete usare lo yogurt greco per avere una crema più compatta. Versate i composti in particolare in un tegame, aggiungete un cucchiaio di limone e infine un pizzico di sale. Mescolate tutto, coprite con la pellicola e lasciate riposare in frigo per un paio d'ore e non di meno. Numero 2, andiamo a preparare la tortillas. Anche se l'autrice di questo video, pubblicandolo sul canale YouTube Caro Diario, ci parla di piadine, ma fidatevi, se la fate ben sottili escono proprio come le tortillas. È la migliore ricetta che gira in rete. In ogni modo fate così. Le porzioni per 4 tortillas sono 230 g di farina 00, mezzo cucchiaino di sale fino e cominciamo a mescolare i due composti. Poi aggiungiamo 125 g di acqua calda e non fredda e neanche a temperatura ambiente, altrimenti non otterremo il risultato. Scaldatelo col pentolino, ma senza esagerare. Subito dopo aggiungo un cucchiaio di olio d'olivo, uniti gli ingredienti li impasto fino a far sorbire i liquidi e poi passo ad impastare a mano fino ad avere un impasto liscio e cedevole. Lo compatto e lo lascio riposare almeno 10 minuti per un massimo di 20, coperto da un altro piatto. Divido poi l'impasto in 4 parti, appallottolo i ritagli a forma di pallina, 3 li copro con un panno e 1 lo lavoro e lo cucino. Non stendeteli tutti e 4 insieme, altrimenti si attaccano sulla spianatoia e poi diventa un macello. Prepariamo la prima, la intingiamo nella farina sotto e sopra e la stendiamo con mattarello a forma circolare. La facciamo sottile come una tortiglia, mentre avete messo a scaldare una pentola antiaderente senza olio o senza altri liquidi. La fiamma deve essere media, non siate aggressivi e metteteci dentro la sfoglia. Calcolate i tempi di cottura di un paio di minuti scarsi per ogni lato. Durante la cottura si formeranno delle bollicine. Per tenerla morbida mettetela in un piatto e coprite con una campana per dolci o un'insalatina. Così l'umidità del calore le tiene morbide. Così facendo resteranno morbidi e arrotolabili per 2 giorni oppure li andate a congelare. Numero 3. Andiamo a preparare l'insalata messicana o meglio il pico de gallo.
composta da dadini di pomodoro per l'insalata, di cipolla di tropea e se volete anche quella bianca, dadini di jalapeno, scegliete voi se piccante o dolce, noi abbiamo messo quello verde e dolce del nostro italiano, e un pugno di coriandolo, in mancanza potete sostituirlo con del prezzemolo. I messicani ci mettono anche dell'aglio schiacciato, ma noi abbiamo evitato. Il tutto annaffiato con un bel succo di lime, sale e, visto che siamo italiani, un goccio di olio d'oliva non deve mai mancare. Attenzione, questa insalata va fatta solo con l'esterno del pomodoro, quindi prima di farlo a dadini eliminate la polpa e conservatela che ci servirà dopo. Non lasciate la polpa del pomodoro, altrimenti perderà acqua e avremo il burrito che gocciola come un rubinetto. Altro trucco: se il sapore della cipolla non vi è troppo forte, lasciatelo a bagno in acqua e sale per un'ora e asciugatela, così perderà un po' del gusto forte che si impronta sul palato a fine pasto. Copriamo e mettiamo in frigo. Passiamo al punto 4, andiamo a fare il risotto alla messicana. Addentiamoci ai fornelli e andiamo a preparare il riso alla messicana. Sarebbe previsto usare del brodo di pollo, ma lo si può sostituire anche con del semplice brodo vegetale, oppure se volete potete aiutarvi con il dado. In un frullatore mettete un quarto di cipolla bianca e un pomodoro oblungo, più una tazza del brodo di cui sopra, già adeguatamente salato. Aggiungete un cucchiaio di concentrato di pomodoro, uno spicchio d'aglio e le spezie, un cucchiaio di aneto, uno di curcuma e uno di paprika dolce. Frullate il tutto allegramente. Poi, se avete un javaligno, spaccate la punta a metà e tenetelo da parte. Se volete potete sostituirlo con del peperoncino. Tostiamo il riso basmati in una padella con dell'olio di oliva, però prima sciacquate bene il riso e fategli scaricare gran parte del suo amido. La quantità del riso deve essere giusta, calcolate un 60-80 grammi per 4 burrito. Quando l'olio è bello bollente, buttate il riso e tostato fino a farlo diventare di colore bruno. Appena accade ciò, prendete il brodo che avete frullato e buttatelo dentro a coprire il riso. Mescolate, aggiustate di sale se è necessario e adagiate il peperoncino che avete messo da parte prima. Coprite con un coperchio e fate cuocere a fuoco lento. L'operazione dovrebbe durare 20 minuti, controllate ogni tanto e se dovrebbe essere troppo asciutto e rischiate di bruciare aggiungete un po' di brodo o di acqua e dopo 20 minuti il risultato del riso sarà questo: asciutto ma umido. Mescolate, coprite per altri 20 minuti di riposo togliendolo dal fuoco e il riso sarà pronto per il burrito. Passiamo alla preparazione numero 5, prepariamo ora la salsa guacamole che è semplicissimo. Ci serve un avocado, un jalapeno dolce, un serrano se lo volete fare piccante, coriandolo, un quarto di cipolla bianca, anche qui se volete trucco di acqua e sale, mezzo pomodoro per l'insalata, un pugno di coriandolo, sale, olio d'oliva e una spruzzata di lime. Schiacciate l'avocado in una bowl e poi unite a pezzettini pomodoro, coriandolo, cipolla e peperoncino e mescolate tutto. Se non avete il coriandolo potete sostituirlo sempre con il prezzemolo. Se preferite una salsa più omogenea, tritate molto finemente gli ingredienti. Andiamo a preparare l'ingrediente al punto 6, quindi fagioli alla messicana. Passiamo la cipolla bianca tagliata a cubetti in olio d'oliva. Una volta pronti aggiungiamo i fagioli rossi lessati e del pomodoro o della polpa. Ricordate quella tolta per fare il pico de caglio? Usate quel pomodoro lì. A questo punto salare, aggiungere pepe e peperoncino, allungate il tutto con una tazzina di acqua, coriandolo o prezzemolo e fate asciugare l'acqua. Il risultato sarà fagioli cremosi e gustosi. Passiamo al punto 7 e ci siamo. Adesso dobbiamo preparare la parte finale. L'ingrediente principale che sta al burrito è la ciccia. Taco Bell propone vari tipi di carne. Dentro possiamo metterci quello che vogliamo, dal manzo al maiale, dal pollo al tacchino o un mix di questi con il bacon. Una cosa sola è importante: le spezie. Le spezie sono la base fondamentale che, combinate con la nostra carne e con il resto degli ingredienti, ci dà quel sapore esplosivo che noi cerchiamo. Partiamo dal manzo, che sono quelli più richiesti e difficili da preparare. Altri tipi di carne si cucinano da soli.
Che parte del manzo usiamo? I tagli sono vari, dipende da quello che troviamo dal macellaio e soprattutto dipende da cosa ci conviene al momento. Sicuro non dobbiamo usare tagli di carne sottili come la fettina o la fiorentina o altri tipi di tagli troppo magri. Potremmo usare tagli grassi come la copertina, la costata di manzo, una entrecot o, come si vede in questo video, andiamo a usare la carne delle coste di manzo tagliata molto finemente. Altri usano un macinato di quello buono, oppure si potrebbe usare uno stracotto di manzo, un pulled beef per intenderci, o magari se avete fatto il pastrami e vi ha avanzato potete metterlo in un burrito il giorno dopo. Il canale nuovo è in via di formazione, non abbiate paura, faremo i video di tutti questi strani termini che sto usando. Seguiamo la strada della carne, delle costolette di manzo. Allora, in Messico sostanzialmente loro usano mettere all'interno del burrito l'asato. L'asato però sostanzialmente da che cosa è composto l'asato? Sicuramente non è un taglio di carne, ma è un tipo di cottura argentina che va anche nell'usanza messicana. In descrizione poi vi metterò il link di un video dove vi parlerò di questo asato, che poi magari se vi avanza potete sempre utilizzarlo nel vostro burrito. Ma se invece non abbiamo carne avanzata ma la dobbiamo fare, allora dobbiamo prendere un taglio nuovo, fresco e farlo. Cosa facciamo? Seguiamo la strada, stavo dicendo, della carne delle costolette di manzo, che sono quelle ideali per poter fare un gustoso burrito. Presi dei bei pezzi, dissostiamoli e affettiamoli finemente con un coltello tagliente. Mettiamo tutto in una ciotola e si parte con la marinatura. Le basi sono sempre le stesse: olio d'oliva per ungere gli straccetti. Mescoliamo il tutto distribuendo l'olio e andiamo con le spezie. Un cucchiaio di origano, un cucchiaio di aglio granulare, un cucchiaio di comino. Se vi piace molto il sapore del comino, aggiungetene mezzo in più. Un po' di sale dolce di cervia, in mancanza va bene anche quello normale. E annaffiamo con della salsa di soia. Se sarà salata, non mettete il sale all'inizio. Mescoliamo il tutto e siamo pronti per passare alla cottura. Se invece è presto, potete tranquillamente metterlo in frigo con una pellicola coperta e lo farete più tardi. Roventiamo una pentola antiaderente o in ferro, aggiungiamo l'olio d'oliva e buttiamo giù tutto. Si può fare in padella tranquillamente. Facciamo croccante prima da un lato e poi dall'altro, bastano pochi secondi. Però lasciamo un po' la carne rosa al centro, non fatela cuocere troppo, altrimenti diventa secca e poco gustosa. Quando la carne è pronta, mettete a scaldare una tortiglia e preparate un burrito al lavoro. Vi ho detto di procurarvi il set e tagliarlo a striscioline? Ora ve l'ho detto. Se le piadine sono troppo piccole, per contenere il tutto, mettete una piadina a fianco all'altra, sovrapposta sui bordi tra di loro. Così avete un'area più ampia da gestire e fidatevi, se usate una tortiglia da 25 cm non avrete molto spazio a disposizione, dobbiamo avere una tortiglia bella ampia. E quindi andiamo a comporla. Per prima cosa scaldiamo la piadina, poi prendiamo del riso e lo andiamo a distribuire. Prendiamo una buona quantità di carne e la andiamo a mettere sopra il riso e poi non fate come questo tirchio nel video, abbondate, quindi andate a metterci i fagioli, una bella spalmata di formaggio prima, i fagioli, poi il pico de gallo e infine concludiamo con il guacamole e con la panna acida e andiamo a chiudere. Ed ora la parte più macchinosa, dobbiamo arrotolare la tortiglia senza perderne il contenuto. Sui lati opposti alla striscia si fanno 2 pieghe laterali. Poi con l'aiuto dei pollici si va a prendere il lembo superiore della tortiglia e se la va a riportare in avanti. Quindi si fa questo fagottino, si va a finire di arrotolare, si fanno le pieghe davanti degli angoli e poi
si va a concludere in chiusura. Il nostro burrito è pronto e per essere mangiato, e qualcuno lo ripassa anche sulla piastra, lo condisce con altre salse, con formaggi, ma a noi penso che vada bene già così. Bene amici, vi posso garantire che l'abbiamo fatto a casa e abbiamo usato lo stesso metodo. Noi, a differenza di quest'altro paninaro, avevamo anche i fagioli e il risotto messicano all'interno, però diciamo che di burrito ce ne sono varie versioni, quindi lo possiamo condire un po' come più ci piace. E niente, abbiamo concluso così. Grazie per aver visto il nostro video, con un bel like ci premiate dallo sforzo che abbiamo fatto per montarlo, e vi ricordo di iscrivervi al canale se lo avete ancora fatto, così da non perderci di vista. Ciao e buon appetito!